Ventuschi è un'applicazione meteorologica avanzata sviluppata dalla società ceca Inmeteo che offre previsioni meteorologiche dettagliate e visualizzazioni dinamiche dei dati meteorologici utilizzando dati satellitari. L'applicazione utilizza visualizzazioni animate per mostrare i dati meteorologici in tempo reale, che vengono raccolti da varie fonti tra cui l'agenzia governativa statunitense chiamata NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Le mappe sono interattive e consentono agli utenti di vedere il movimento dei fronti meteorologici, la velocità del vento, le precipitazioni e altre variabili atmosferiche in un formato facilmente comprensibile. Parliamo di un'applicazione meteorologica di cui lo scorso mese si è sentito parecchio parlare, proprio perché sembra aver rilevato, signori, un'anomalia sottomarina molto grande vicino all'isola Bouvet, un'isola subantartica estremamente isolata dal resto del mondo che ha fatto chiedere all'intera comunità del web cosa ci facesse in quel punto così remoto del pianeta Terra una macchia, un'anomalia di circa 3000 km. Recentemente ci sono state alcune anomalie rilevate da Ventuschi, più di una in realtà. 2 anomalie notevoli sono state osservate vicino all'Antartide, rispettivamente il 10 e il 25 aprile 2024. Queste anomalie hanno mostrato onde gigantesche, alte fino a 25 metri e larghe svariati chilometri, presunte onde, che hanno generato molte speculazioni online, inclusi scherzi su presenze extraterrestri e teorie su attività sottomarine misteriose. Ma cosa c'è di vero? La prima anomalia si è verificata il 10 aprile 2024. Questa anomalia appariva come una macchia rossa rotonda indicando onde estremamente alte, mentre la seconda è avvenuta il 25 aprile e questa invece era di forma più triangolare, suscitando ulteriori speculazioni. Cosa causava quelle anomalie e di conseguenza quelle onde? C'era forse qualcosa di immenso che si stava spostando sotto la superficie dell'oceano? Nonostante le numerose teorie che circolavano, Ventuschi ha spiegato che entrambe le anomalie erano il risultato di errori nei modelli dati forniti dal servizio meteorologico tedesco. Questi errori hanno causato visualizzazioni imprecise delle altezze delle onde, che sono state rapidamente corrette una volta identificati i problemi nei dati. Sarà davvero così? Guarda caso, 2 distinte anomalie, tutte e 2 vicino all'Antartide, dal 10 al 25 aprile. Sono passati 15 giorni e in 15 giorni non si sono accorti di nulla? Gli errori nei modelli dati forniti dal servizio meteorologico tedesco, possibile che abbiano prodotto solo queste 2 anomalie a distanza di 15 giorni l'una dall'altra? Un po' strano, non trovate? Anche perché Ventuschi ottiene dati anche da agenzie governative potentissime come il NOAA. Insomma, cos'è questa roba? Ventuschi utilizza dati provenienti soprattutto dal modello meteorologico gestito dal NOAA e chiamato GFS, Global Forecast System, e qualsiasi meteorologo del mondo vi assicurerà che questo modello fornisce previsioni molto accurate a breve e medio termine. Parliamo del principale modello utilizzato per produrre previsioni meteorologiche a livello globale e rappresenta uno dei principali strumenti per le previsioni del tempo utilizzati dai meteorologi di tutto il mondo. Siccome la colpa a questo modello non lo potevano dare, allora hanno accusato l'errore nei modelli del servizio meteorologico tedesco. Allora, signori, il GFS è un modello di previsione atmosferica che utilizza equazioni matematiche complesse per simulare il comportamento dell'atmosfera terrestre. Queste equazioni prendono in considerazione variabili come la temperatura, la pressione, il vento e l'umidità per prevedere come queste condizioni cambieranno nel tempo. Raccoglie i dati da una vasta gamma di fonti, tra cui stazioni meteorologiche, boe oceaniche in loco appunto per le onde, satelliti, palloni sonda e aeroplani e così via, e poi elabora. Questi dati vengono utilizzati per creare una rappresentazione iniziale dello stato attuale dell'atmosfera. Questo processo è chiamato inizializzazione del modello. Poi succede che il GFS utilizza le equazioni di Navier-Stokes, che descrivono il movimento dei fluidi, per calcolare come le variabili atmosferiche cambieranno nel tempo, e siccome è impossibile risolvere ogni dettaglio microscopico, compie delle parametrizzazioni per rappresentare processi su piccola scala, come la formazione delle nuvole e la turbolenza in determinati punti. Ora, a
fronte di tutto questo, ho cercato di spiegarvi il funzionamento di questi grandi modelli, di come funzionano. Mi sembra strano che poi siano arrivati a produrre 2 distinte anomalie a 15 giorni di distanza, capito? Sarebbe stato più logico a distanza di poche ore. Anche perché Ventuschi non ottiene dati solo dal servizio meteorologico tedesco e sinceramente a fronte di anomalie così grosse vicino all'Antartide, quella della spiegazioncina di comodo penso che sia l'ipotesi più reale in tutta questa faccenda. Metti caso che quelle anomalie fossero coerenti con i dati elaborati dal sistema, ma come vuoi che rispondano pubblicamente le autorità? O gli architetti dell'applicazione? Ovviamente devono smentire in qualche modo, no? Altrimenti poi le spiegazioni da dare sarebbero troppe. E infatti non tutti gli utenti del web hanno accettato la spiegazione ufficiale degli errori nei dati. Alcuni hanno sostenuto che la dimensione e la frequenza e la distanza nel tempo delle anomalie suggerissero qualcosa di più significativo di un semplice glitch tecnico. Non trovi? Comparando Google Earth con Ventuschi è possibile geolocalizzare precisamente l'anomalia e questa isola subantartica completamente isolata dal resto del mondo che si è trovata nel bel mezzo dell'anomalia stessa. Parliamo dell'isola Bouvet che ha sicuramente qualcosa a che fare con quello che stiamo guardando. Siamo poco sopra l'Antartide, signori, ed è partito tutto da qui. State guardando il frame iniziale della prima anomalia, comparato con un'altra piattaforma atmosferica, windy.com, che nello stesso esatto punto, alle stesse identiche coordinate, presenta uno spot negativo a riprova del fatto che l'anomalia non è stata rilevata solo dalla piattaforma Ventusky o Ventuschi. Questa piccola isola totalmente ghiacciata che ospita chissà quale progetto top secret si trova esattamente accanto ad un'anomalia di chissà quale tipo che si è estesa per migliaia di chilometri. Si ipotizza una sorta di forma di energia diretta o di frequenza monitorata erroneamente dai dati meteorologici. Questa, signori, è la zona dalle quali sono partite le anomalie. E ti assicuro che non è un caso che sia partito tutto dall'Antartide. Quello che state guardando è qualcosa di davvero ma davvero strano. Gli architetti della piattaforma sono intervenuti per fissare questi risultati perché sono davvero incredibili. Quello che è stato rilevato il mese scorso è seriamente compromettente e non se ne conosce la natura. Inoltre, buttando gli occhi su determinati modelli meteorologici che mostrano le precipitazioni totali, sistemi di bassa pressione, uragani, vapore acqueo e altro, controllando le date dal 9 all'11 che abbracciano perfettamente la data della prima anomalia avvenuta il 10 aprile, signori, tra il 10 e l'11 aprile 24 è stata osservata anche una distorsione incredibile visibile attraverso i modelli meteorologici che si estende verso il Nord America, che attraversa quasi mezzo mondo partendo esattamente dalle coste dell'Antartide. Guardate che roba allucinante. Questo è allucinante soprattutto nelle date dell'anomalia, cioè si vede proprio questo flusso di energia diretta, avete capito bene. Potete effettivamente vedere anche un'altra ondata di energia che si muove attraverso l'Australia, la Papua Nuova Guinea, l'Indonesia fino al Giappone, parte tutto, è visibile. Facci caso, dalle coste dell'Antartide è possibile osservarne un'altra in direzione opposta che parte sempre dalle coste dell'Antartide. Nelle stesse date dell'anomalia. Vi state rendendo conto? Ignorare tutto questo è da pazzi. L'Antartide è un posto pieno di sorprese e anomalie che ci fanno riflettere sulle nostre attuali conoscenze scientifiche. È un caso che l'anomalia sia stata rilevata nelle regioni subantartiche, quella di Ventuschi, infatti, non è l'unica stranezza che contraddistingue il continente. Una delle anomalie più intriganti rilevate in Antartide infatti riguarda i neutrini ad alta energia. Questi eventi sono stati osservati dal programma ANITA. In particolare sono stati rilevati neutrini, signori, che sembrano provenire dal sottosuolo anziché dallo spazio, il che contraddice le attuali conoscenze fisiche sui neutrini. Sì, hai capito bene, fuori di testa. Gli scienziati ipotizzano che queste osservazioni possano essere dovute a riflessioni insolite, ma ancora oggi non hanno trovato una spiegazione certa per spiegare perché in quel punto del pianeta, in Antartide, i neutrini invece che arrivare dallo spazio sembrano arrivare dal sottosuolo. E no, l'Antartide non è caratterizzato solo dalle anomalie meteorologiche rilevate da Ventuschi, ma da tutta una serie di stranezze.
Negli ultimi 100 anni diverse anomalie di vario tipo sono state rilevate in Antartide. Queste anomalie spaziano dai cambiamenti climatici ai fenomeni geologici e fisici e possiamo tranquillamente affermare che per noi è come se fosse un pianeta alieno. L'Antartide è anche sede di alcune delle anomalie magnetiche più forti del pianeta. Queste anomalie sono spesso rilevate, non si sa perché, non si sa per come, in aree circoscritte vicino al lago Vostok, un vasto lago subglaciale fra i più grandi al mondo. Il lago Vostok fu scoperto per la prima volta negli anni 70 attraverso l'uso di radar a penetrazione del ghiaccio, ma fu solo negli anni 90 che le sue dimensioni e profondità furono pienamente comprese. Coperto da circa 4 km di ghiaccio, il lago è rimasto isolato per milioni di anni, creando un ambiente unico e potenzialmente incontaminato. Una delle caratteristiche più intriganti del lago Vostok è la presenza di forti anomalie magnetiche. Queste sono state rilevate in molte occasioni e mostrano una variazione significativa del campo magnetico in corrispondenza del lago. La fonte di queste anomalie rimane sconosciuta. Se il video supera i 10.000 like farò un video dedicato al lago Vostok, quindi lascia like al video e non fare il tacchino. Se apprezzi, lascia like a questo video. Le misurazioni magnetiche indicano la presenza di strutture geologiche insolite sotto la superficie di ghiaccio, che gli scienziati hanno ipotizzato essere il frutto di impatti meteorici o di altro tipo. Tra le teorie più speculative vi è infatti l'idea che le anomalie magnetiche possano essere dovute a resti di antiche civiltà ormai sormontate da svariati chilometri di ghiaccio, perché io vorrei ricordarvelo, il Polo Sud, quindi l'Antartide, a differenza del Polo Nord, è un continente che non è sempre stato ghiacciato. Il lago Vostok, signori, è infatti coperto da chilometri e chilometri di ghiaccio antartico e le trivellazioni hanno rivelato la presenza di microorganismi estremofili che vivono in questo ambiente isolato, suggerendo la possibilità di vita in condizioni veramente estreme anche su altri pianeti o lune coperte dal ghiaccio. In alcune aree dell'Antartide, compreso il lago Vostok, sono state rilevate anomalie termiche, dove la temperatura è significativamente più alta rispetto alle aree circostanti. Come se non bastasse, studi gravitazionali hanno rilevato anomalie significative sotto l'Antartide, suggerendo la presenza di grandi masse dense sotto il ghiaccio. Lasciando da parte le speculazioni e appoggiandoci ai dati scientifici, infatti, il progetto GRACE, chiamato Gravity Recovery and Climate Experiment, ha fornito dati che indicano variazioni gravitazionali che potrebbero essere associate a formazioni sotterranee sconosciute. E questo è solo l'inizio, perché noi di questo continente congelato, di quello che c'è sotto, non sappiamo niente. Niente, capito? Le anomalie magnetiche nel lago Vostok sono state rilevate tramite misurazioni aeromagnetiche effettuate sopra la superficie del ghiaccio e rivelano niente di meno che masse dense sotterranee. Le rilevazioni hanno mostrato un'area di forti anomalie magnetiche che si estendono per diversi chilometri. Queste anomalie sono significativamente più intense rispetto a tutte quelle circostanti, suggerendo la presenza di una struttura geologica molto insolita sotto il ghiaccio. C'è chi ha ipotizzato proprio un nucleo ferroso di qualche tipo. E io mi chiedo, qual è il filo che collega le anomalie rilevate da Ventuschi, i neutrini provenienti dal sottosuolo, le anomalie magnetiche del lago Vostok, le anomalie gravitazionali rilevate dal progetto GRACE e le ultime testimonianze che abbiamo raccolto nella playlist di Contatto Avvenuto? Cosa c'è che ci sfugge? Qual è il fil rouge che collega tutte queste stranezze che potrebbe forse rispondere alle nostre domande? Cosa diavolo c'è lì sotto? Ormai si può a tutti gli effetti definirla una serie, questa a tema Antartide, e continuerà finché sarò ispirato. Quindi se pensi che ne valga la pena, aiuta il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma con un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Mi raccomando, aiutate con un like, con un commento e con una condivisione, soprattutto se siete veterani. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!